Allora, vogliamo risolvere quest'altro esercizio. Come primo step, dobbiamo cercare di portare innanzitutto tutto alla stessa base. Che vuol dire? Essendo che è presente un 4, un 2, un 8, a noi così le cose non vanno bene. E allora vogliamo cercare di far diventare tutto un 2, essenzialmente. Quindi partiamo dalla frazione. Beh, qui è semplice perché il 4 lo vado a trasformare in 2 alla 2 e poi il radice di 2 inizio a cambiare anche quello e lo trasformo in 2 elevato alla 1 mezzo. Questo perché ricordo in generale che se io ho radice di un certo a, questa la posso sempre riscrivere come a elevato alla 1 fratto l'esponente della radice. L'esponente della radice dico essere n e quindi qui metto n. Ma se l'esponente della radice non c'è, ovviamente siamo nel caso di radice quadrata, il che vuol dire scrivere a alla 1 fratto 2, cioè come se qui appunto ci fosse 2. Però il caso generale è essenzialmente questo qua. E quindi ci siamo sistemati una cosa. In realtà non del tutto, perché dobbiamo ancora lavorare su questo pezzo. Dal momento che qui in mezzo c'è un per, e siccome gli esponenti si sommano, dobbiamo andare a sommare 2 con un mezzo. Quindi devo fare 2 per 2, che mi dà 4, più 1, che mi dà 5. Quindi in realtà io ho 1 fratto 2 elevato alla 5 mezzi. Però ancora non basta perché mi piacerebbe avere tutto su un'unica linea, quindi devo sfruttare le potenze negative. Che cosa dicono queste potenze? Che se io ho in generale 1 fratto a e qui ho un certo esponente n, allora io posso rivedere tutto come a elevato alla meno n. Quindi vuol dire che a patto di utilizzare un segno meno, posso ricondurre tutto in un'unica linea, in un'unica riga, senza usare più le frazioni. Quindi qui a questo punto ho 2 elevato alla meno 5 mezzi. Ecco che quindi sono riuscito a sistemare il primo pezzo. Ora ricordiamoci però che a destra abbiamo ancora una radice di 8 elevato alla x. Allora, innanzitutto 8 elevato alla x, come si può riscrivere? Si può riscrivere come 2 elevato alla 3 e poi elevato alla x. In questo modo sono andato semplicemente a riscrivere il 3. Poi dovrò andare ad effettuare la moltiplicazione tra x e 3, ottenendo quindi 2 alla 3x. Ma ricordiamoci che sopra l'8 elevato alla x c'era una radice e quindi questa radice come si va a tradurre? Abbiamo visto più volte che fare radice vuol dire essenzialmente dividere per 2 l'esponente, quindi in questo caso avrò semplicemente uguale 2 alla 3x fratto 2 e quindi questo qui è un pezzetto che dovrò andare ad uguagliare a quest'altro pezzetto, ma essendo che le potenze sono diverse ma le basi sono uguali, si tratta semplicemente di andare ad eguagliare queste potenze. Quindi avrò meno 5 mezzi uguale a 3x mezzi. Quindi la nostra equazione adesso è questa. Siccome entrambe le equazioni presentano un diviso 2, io le posso semplificare semplicemente togliendo quel 2, ossia andando a moltiplicare tutto per 2. In questo modo rimane meno 5 uguale a 3x. Infine divido tutto per 3, diviso 3 e ottengo meno 5 terzi uguale a x. E questo qui è proprio il risultato del mio esercizio. Ecco qua, meno 5 terzi. Questo qui è tutto l'esercizio, diciamo, visto insieme.